Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio fare la recensione dell'utensile multiuso, elettroutensile multiuso della Parkside, venduto alla Lidl, sarà in vendita dalla prossima settimana, se non sbaglio giorno 20, al costo di 29,99 €. Questo l'ho comprato l'anno scorso, è già utilizzato. L'ho rimesso nella sua confezione per poter fare questo finto unboxing. Allora, il modello è PMFW310D2, è un modello a corrente elettrica che ci permette di fare tagli, abrasioni e tanto altro su diversi tipi di superfici, con diversi tipi di punte. Allora, vi leggo le caratteristiche che sono scritte sulla confezione, sulla parte posteriore. Tecnica di oscillazione con impieghi versatili per secare, tagliare, raschiare e levigare. Numero di oscillazioni impostabile in modo continuo. Sostituzione senza attrezzi degli accessori. Alloggiamento universale adatto ai comuni accessori, anche Bosch e quanto altro. Addirittura ora proveremo anche gli accessori Parkside Performance e vedremo se ci vanno. Gli utensili sono montabili in diverse posizioni di lavoro e poi una canalina montabile per l'aspirazione esterna delle polveri. La forma dell'attrezzo è ergonomica con un'impugnatura morbida e la testa è robusta ed è in metallo. La potenza nominale assorbita è di 310 watt e il numero di giri nominale a vuoto va da 15.000 a 21.000 al minuto ed il cavo di alimentazione che è lungo 4 metri. Questo utensile ha una garanzia di 3 anni, come tutti gli utensili della Parkside, tranne i Performance che ne hanno 5, e basta. Possiamo aprire direttamente la confezione e testare il prodotto. Allora, apro la confezione, all'interno di questo incarto c'è la valigetta, una valigetta morbida, non tanto rigida, comunque che ci garantisce di tenere l'utensile al sicuro e al riparo. Una volta aperta in modo molto più ordinato, all'interno troverete l'utensile e degli accessori. Questa è la base a delta con il velcro per poterci mettere poi la carta abrasiva che troviamo in dotazione. Sono diversi fogli sia con grane grosse che grane fine. Poi c'è uno sportellino all'interno del quale abbiamo degli accessori. C'è anche un accessorio che ci permette di aspirare la polvere. E sulla parte alta c'è il libretto di istruzioni con tutte le indicazioni, quindi vi conviene leggerlo e poi conservarlo. Questo è l'utensile, si presenta abbastanza pesante e robusto, veramente solido, ha questa parte in gomma nera antiscivolo, dietro c'è il regolatore di velocità e questo è il pulsante per accenderlo e spegnerlo. È un pulsante on-off, quindi ci permette di accenderlo e non dover tenere premuto lo stesso pulsante, continuerà a funzionare in autonomia. Sulla parte alta invece abbiamo il sistema che ci permette di montare gli accessori. Per montare gli accessori molti commettono un errore, che è quello di svitare questa vite, quindi aprire questo fino a questo punto, svitare la vite e inserire l'accessorio. Invece questo va aperto tutto e l'accessorio va montato sulla parte frontale semplicemente ad incastro. Una volta rilasciato, questo va messo al suo posto, la vite non andrebbe mai svitata. A questo punto l'utensile è già pronto per lavorare in questo modo. Colleghiamo l'alimentazione elettrica, lo accendiamo, vediamo che rumore fa e come si comporta. Ho collegato l'alimentazione elettrica, quindi metto la velocità ad 1 e lo accendo. Posso garantirvi che essendo a corrente elettrica questo utensile dà una sensazione di potenza davvero elevatissima, è veramente piacevole da utilizzare, non è come con la batteria che pur essendo potente però fa sentire un minimo di mancanza di energia, che questo qua invece ha in abbondanza. Allora, vediamo anche come si utilizza l'accessorio per poter aspirare le polveri. Si incastrano questi due pezzi fra di loro, dopodiché si inserisce qua e si usa questa parte in plastica per poterlo bloccare in questo modo. Così.
così è fissato, basta collegare poi l'aspiratore da questa parte per poter rimuovere tutti i residui e tutta la segatura che si va formando. Proviamo a fare un paio di tagli, proviamo a tagliare questo multistrato di pioppo, velocità intermedia, quindi lo metto a 3. Senza nessun problema l'ho tagliato, abbiamo dovuto fare un paio di passaggi ma è andato benissimo. Proviamo a 6, vediamo come va. È potentissimo, taglia subito con estrema facilità. Ho messo l'accessorio per fare un taglio, proviamo a fare un'immersione in questo multistrato di pioppo. Velocissimo. Proviamo a tagliare anche questo mogano. Riesce a tagliarlo senza problemi, come abbiamo visto, e a rimuovere il materiale con semplicità. Proviamo ora un accessorio Parkside Performance. Allora, questa è per legno, solo legno. Vediamo. Perfettamente, l'ho tagliato subito senza nessuna difficoltà. Proviamo anche la punta Parkside normale, sempre per legno, vediamo se questa ha la stessa velocità. Perché ci siamo, facciamo questo test. Devo dire che il Parkside normale ha tagliato molto più velocemente del Parkside Performance, questo non me lo aspettavo. Va bene, allora proviamo a fare un taglio con una punta che sia per legno e per metallo e tagliare questo legno con all'interno questo chiodo. Spesso capita di dover tagliare del legno che contiene dei chiodi, tipo chi smonta i pallet, le pedane, e allora in questo caso si rende quasi indispensabile il poter tagliare tutto assieme. Questa punta, questo accessorio è specifico, quindi vediamo come va. Tagliato come il burro in pochissimo tempo. Perfetto. Questo utensile ci permette anche di levigare, quindi con la carta abrasiva montata sul delta frontale
ci permette di poter levigare, solo che la carta in dotazione non ha assolutamente una buona presa, si stacca subito, durante la lavorazione si sposta, quindi è impossibile riuscire a utilizzarla. Infatti sono tutte nuove, perché questo tipo di carta non fa presa sul velcro, e non dipende dall'accessorio, ma proprio dalla carta che non fa presa, pur essendo in dotazione. Quindi utilizzerò un'altra carta e proverò a levigare questa superficie. Ho ritagliato dell'altra carta abrasiva, come vedete questa fa un'ottima presa e questa ci permette di lavorare. Purtroppo non ha i fori, quindi se volessimo utilizzare l'aspiratore non potremmo, però almeno riusciamo a levigare. Allora, questo è un legno davvero molto rovinato, come si può vedere dall'inquadratura, anche se distante. Proviamo a levigarlo e vediamo come diventa. Come vedete è diventato praticamente liscissimo, invece prima era così, perfettamente levigato. Adesso con l'accessorio per il legno e per il metallo proviamo a tagliare questo tubo metallico, ha uno spessore di 1 millimetro o poco più. Allora proviamo. Perfettamente tagliato. Adesso proviamo a sverniciare questa tavola dipinta con uno spray, sempre carta abrasiva. Perfettamente sverniciato in poco tempo e in maniera perfetta. E allora ragazzi, io ho completato la video recensione, ho fatto 2 prove di taglio, di levigatura, abbiamo provato a sverniciare questa tavola di legno, a tagliare il metallo, insomma è andato bene in ogni circostanza, lo utilizzo già da più di 1 anno e non mi ha mai deluso. Pensate che avevo comprato anche quello performance, poi alla fine l'ho tornato in filiale, non ho neanche voluto fare la recensione perché questo utensile multifunzione per me funziona benissimo, è a corrente elettrica, supera la potenza ovviamente di quelli a batteria o quello della linea X20 V-Team e anche quello della linea X12 V-Team, che però utilizzo uno nel laboratorio e l'altro in casa. E sinceramente devo dire che questo funziona davvero benissimo, dovunque noi lo mettiamo riesce a svolgere le sue funzioni, potenza e efficacia a non finire, quindi costa tra l'altro pochissimo, abbiamo detto 29,99 €, e se lo trovate in vendita non fatevelo scappare perché è un utensile che una volta acquistato e utilizzato le prime volte poi ve lo ritroverete sempre fra le mani a utilizzarlo per qualunque tipo di lavoro, vi aiuterà tantissimo nel risolvere situazioni che in realtà con altri utensili non si possono risolvere. Vi lascerò anche il link per poter vedere un video in cui io parlo di questo tipo di strumento e del funzionamento dello stesso. Nella recensione del modello a batteria X20 VT faccio diverse prove molto più approfondite.
In questo video invece è stato testato solamente nella sua funzione grezza, così, di tagliare e levigare, senza troppi appunto fronzoli. Se volete vedere come funziona vi lascio il link di quello. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, darvi appuntamento ai miei prossimi video e invitarvi ad iscrivervi, a cliccare sulla campanella che trovate in basso accanto alla scritta iscriviti, attivate le notifiche in modo da ricevere anche le mail ogni volta che caricano un video. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!